Buonasera amici, buonasera ragazzi. Abbiamo Sofì che ci fa i nostri auguri, la nostra gattona Sofì, la nostra mascotte. Oggi iniziamo le lezioni sull'impero ottomano e sull'Europa orientale. Seguiremo l'espansione inarrestabile dell'impero ottomano, ma parleremo anche di altri paesi, dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, d'accordo? Dell'Europa orientale in generale. Sofì vuole andare, non mi vuoi aiutare a fare lezione, vero? Va bene, piccola Sofì, guardate com'è tenera, è proprio tenerissima. Allora la lasciamo andare e cominciamo. All'impero ottomano, gli ottomani, i turchi ottomani, un argomento importantissimo in storia. Voi ricordate che abbiamo già visto una tribù turca che è arrivata dall'Asia centrale e che ha messo scompiglio dappertutto, in alcuni paesi asiatici, ma anche nel vicino Oriente, ma anche in Anatolia, no? Dando molto fastidio all'impero bizantino, i turchi selgiucidi o selgiuchidi. Nel 1071, ricordate, i turchi selgiuchidi infliggono una clamorosa sconfitta ai bizantini proprio nel cuore dell'impero bizantino, in Anatolia, in Asia Minore, a Mazinkert, conquistando territori quindi anche all'interno della Anatolia, vicino proprio a Costantinopoli. L'impero bizantino mantiene il possesso dell'Anatolia occidentale e soprattutto dei territori lungo la costa dell'Anatolia, però all'interno dell'Anatolia, all'interno dell'impero bizantino, anche lì i turchi selgiuchidi conquistano dei territori. Quindi a 1071 la sconfitta dei bizantini, dal 1077 si costituisce questa parte dell'impero dei Selgiuchidi che poi finisce nel 1307. Attenzione, questa parte dell'impero dei Selgiuchidi o Selgiucidi, che non è tutto il loro impero, è una parte, si autonomizza prendendo il nome di Sultanato di Rum. Per quanto sia strano, loro chiamano se stessi, sono turchi musulmani venuti dall'Asia, chiamano se stessi romani. Esattamente come i bizantini. Attenzione, l'impero bizantino, il nome bizantino è stato inventato, il nome bizantino è stato inventato successivamente. L'impero bizantino non si chiamava impero romano, si chiamavano romaioi. I bizantini chiamavano se stessi romani, cioè in greco romaioi, erano la parte sopravvissuta dell'antico impero romano, l'impero romano d'Oriente. E per quanto strano, anche i selgiuchidi chiamano se stessi Rum, il sultanato Rum. Perché chiamano se stessi romani? Perché quei territori si trovano all'interno dell'impero bizantino. Questo sultanato Rum ha diverse capitali, la capitale definitiva e stabile è Iconio, d'accordo? Iconio in Anatolia. Nel corso del 1200 vengono rovinosamente sconfitti dai mongoli, successivamente, attenzione, dopo la divisione, ricordate, dell'impero mongolo in diversi khanati, il sultanato di Iconio, il sultanato di Rum dei Selgiuchidi, viene inglobato all'interno del Kanato, anzi si chiama il Kanato, dell'Ilkhanato di Persia, uno dei Kanati, una delle parti in cui si è diviso il grandissimo impero mongolo. Non viene proprio inglobato, non mi sono espresso bene. Il sultanato di Iconio dei Rum diventa comunque uno stato vassallo del Kanato, o meglio dell'Ilkhanato di Persia. I turchi selgiuchidi, che non erano proprio molto numerosi, non erano mai stati, vengono attratti dalla cultura persiana, iniziano a parlare in lingua persiana, vengono in qualche modo assimilati dalla Persia e quindi comunque ben presto si disperderanno.
e quindi comunque perdono totalmente la loro autonomia. L'Ilkhanato di Persia, come abbiamo detto altrove o come diremo, avrà poi una vita breve e quindi insomma questa è la fine, diciamo così, la dispersione, la fine dei Selgiucidi o Selgiuchidi in Anatolia. Nel 1307 sarà deposto l'ultimo sultano di Iconio, ma già nel 200, già alla fine del XIII secolo, erano arrivati in Anatolia e si erano messi in evidenza all'interno dell'impero dei Turchi Selgiucidi, del sultanato dei Turchi Selgiucidi, altri turchi, un'altra delle tante tribù turche, e questa volta saranno particolarmente importanti, sono i turchi ottomani. I turchi ottomani, partendo anche loro dall'interno dell'impero bizantino, dall'interno dell'Anatolia, iniziano in maniera irresistibile a conquistare territori. Uno dei primi tra i loro capi vincenti si chiama Otman, per questo si chiamano turchi ottomani. Otman nel 1326 conquista la città di Brusa in Anatolia, di Brusa oppure di Brussa, d'accordo? Si può dire in tutte e due i modi. Morto Otman nel 1326, fino al 1359 gli succede Orkan, un altro importante capo degli Ottomani. Orkan amplia i possedimenti in Anatolia degli Ottomani, oltre a Brussa e altre città, conquista Nicea e città come Nicea e Nicomedia, che sono comunque delle città importanti. Naturalmente questa facile conquista dall'interno dell'impero bizantino è dovuto alla debolezza dello stesso, perché voi ricordate che nel 1204 l'impero bizantino era stato distrutto dai veneziani e dagli altri partecipanti alla quarta crociata. Verrà poi ricostituito, l'abbiamo spiegato in un argomento precedente, l'impero bizantino nel 1261 sotto l'ultima dinastia dell'impero bizantino, i paleologi o paleologhi sotto la protezione dei genovesi, che occuperanno anche alcuni quartieri di Costantinopoli, ma sarà un impero bizantino in tono minore, un impero bizantino ridotto ormai a pochissimi territori. In particolare l'impero bizantino aveva perso tutti i territori dei Balcani, dove erano sorti stati dominanti come la Bulgaria, il regno di Bulgaria, poi al posto della Bulgaria il regno di Serbia e così via. Quindi questi turchi ottomani, a differenza dei turchi selgiucidi, saranno loro e non i turchi selgiucidi a dare il nome di Turchia a quella che fino ad allora veniva chiamata Asia Minore oppure Anatolia, quindi daranno un'impronta molto più forte e, a differenza dei selgiucidi, un'impronta duratura all'Asia Minore, all'Anatolia. Cambieranno il suo nome e si inizierà a chiamarla Turchia, imporranno la lingua turca, si sedentarizzeranno, moltissimi diventeranno agricoltori e così via, cambieranno proprio il volto della Turchia. Loro erano mossi dalla jihad, da un'idea di guerra santa per espandere l'Islam e per conquistare le terre degli infedeli cristiani. Quindi erano molto accaniti in guerra, erano molto consapevoli in qualche modo del loro ruolo di guerrieri, del loro ruolo di conquistatori. Nel 1362 gli ottomani sono già passati al di là degli stretti, sono sbarcati in Europa, nei Balcani, conquistano prima la città di Gallipoli proprio sugli stretti,
sui Dardanelli e poi conquistano nel 1362 Adrianopoli. Adrianopoli in Tracia, attenzione, era la seconda città dell'impero per importanza e per popolazione, dopo ovviamente la capitale Costantinopoli. E, quindi si affacciano ormai nei Balcani, si trovano di fronte la Serbia, che non è più la grande Serbia di Stefano Dusan. Stefano Dusan aveva reso molto grande il regno di Serbia, conquistando la Macedonia, la Tessaglia, l'Epiro, la Bulgaria dal 1331 al 1355, però dopo la morte di Stefano Dusan questa grande Serbia si era divisa in tanti piccoli principati, quindi deboli. In ogni caso i serbi cercano di fermare l'avanzata degli ottomani nei Balcani e non ci riescono. Nel 1371 vengono sconfitti nella battaglia di Maritsa. È la prima sconfitta dei serbi nei confronti degli ottomani. I serbi si dividono ancora di più in tanti piccoli e deboli staterelli. Il più forte, per così dire, di questi staterelli viene governato dal principe Lazzaro, d'accordo? Dal principe Lazzaro, e il principe Lazzaro è responsabile della definitiva sconfitta dei serbi a Kosovo Polie, appunto, che all'epoca non era territorio abitato da albanesi, in parte da albanesi come adesso, ma era abitato totalmente dai serbi. Kosovo Polie è una sconfitta tragica per la Serbia verrà occupata dagli ottomani. 1389 la sconfitta di Kosovo Polie, che ancora adesso tutti i serbi ricordano, d'accordo? Tutti i serbi ricordano e sembra strano che la loro festa nazionale, la loro ricorrenza principale non sia una vittoria ma una sconfitta, non sia un evento che ha dato loro l'indipendenza, ma l'evento che ha tolto loro l'indipendenza. Per secoli la Serbia resterà sottomessa all'impero ottomano. Nascono anche tutta una serie di miti, di leggende su questa battaglia, su questa sconfitta. Insomma, tuttora, anche adesso, i serbi ricordano questa loro sconfitta epocale, disastrosa, dal loro punto di vista. La battaglia di Kosovo Poli è proprio al centro, è ancora adesso al centro del nazionalismo serbo. Quindi gli ottomani avanzano nei Balcani, stanno occupando numerosi territori. Finalmente la cristianità si muove. L'imperatore di Germania, Sigismondo di Lussemburgo, lancia una crociata a tutti i cavalieri e tutti i nobili europei affinché si formi un esercito che possa fermare questi musulmani, questi turchi ottomani. Rispondono soprattutto cavalieri ungheresi. Perché cavalieri ungheresi? Perché Sigismondo di Lussemburgo in quel momento, oltre a essere imperatore di Germania, era anche re di Ungheria. Infatti era stato eletto re d'Ungheria. Ricordate che l'Ungheria, come la Boemia e la Polonia, le monarchie elettive dell'Europa orientale, appunto non erano ereditarie, eleggevano sempre un re. Per poter spadroneggiare e per poter mantenere il sovrano in una condizione di inferiorità, per evitare che il sovrano assuma troppi poteri, gli aristocratici spesso eleggevano un sovrano straniero. In questo caso quindi gli ungheresi hanno eletto l'imperatore di Germania, Sigismondo di Lussemburgo. Quindi Sigismondo di Lussemburgo combatte soprattutto come re d'Ungheria, perché ovviamente avanzando nei Balcani, ovviamente gli ottomani mettevano a rischio anche i territori del regno di Ungheria. La crociata si infrange contro l'esercito ottomano,
un'altra sconfitta, quella di Nicopoli. D'accordo, Nicopoli si trova nell'attuale Bulgaria, Nicopoli nel 1396. Questi ottomani sembrano davvero inarrestabili. Una nota su questa battaglia di Nicopoli: è l'ennesima battaglia che dimostra l'insufficienza delle tecniche militari tradizionali basate sulla cavalleria feudale, sulla cavalleria aristocratica. La fanteria ottomana, composta anche da corpi scelti, vedremo dopo, di corpi scelti come i giannizzeri, riesce ad avere la meglio rispetto alla cavalleria di questi aristocratici feudali ungheresi, francesi, tedeschi. Si tratta, una volta in più, della dimostrazione che ormai il vecchio modello di battaglia aristocratico feudale basato sulla preminenza della cavalleria sta tramontando, se non addirittura era ormai già tramontato. Ricordate, abbiamo fatto questo discorso anche in merito alle sconfitte dell'esercito francese durante la prima parte della guerra dei cent'anni. La cavalleria aristocratica si rivela assolutamente insufficiente, cambia il modo di combattere. Cambieranno, ma erano già cambiate in realtà le tecniche militari. Allora, dopo la sconfitta di Nicopoli, ormai gli ottomani prima di tutto occupano alcuni territori dei Balcani in maniera stabile, come la Bulgaria e la Grecia. La Bulgaria e la Grecia vengono occupate. L'impero bizantino ormai sembra finito, si è ridotto quasi soltanto alla capitale, alla città di Costantinopoli. Questo è ciò che resta dell'impero bizantino. E infatti, a partire dal 1400, gli ottomani assediano Costantinopoli e probabilmente l'avrebbero conquistata ben presto se non fosse avvenuto qualcos'altro alle loro spalle che li avrebbe distolti. E infatti, come sapete, l'impero bizantino finisce di esistere nel 1453, quindi riesce a durare miracolosamente un'altra cinquantina d'anni, perché gli ottomani vengono distolti da un grave pericolo che si abbatte in Anatolia, nei loro territori dell'Anatolia. Si tratta ovviamente dell'avventura travolgente di Tamerlano. Tamerlano, uno dei più efficienti capi militari di tutti i tempi, era nativo di Samarcanda. Samarcanda, come Bukhara o altre città, ne abbiamo parlato in un altro argomento, erano città carovaniere, città commerciali importantissime lungo la via della seta, una città molto ricca, Samarcanda. Samarcanda si trova nell'attuale Uzbekistan, però all'epoca questa regione veniva chiamata Transoxiana. La Transoxiana in precedenza era stata occupata dai mongoli e inserita nell'impero mongolo. Di fatto, in Uzbekistan, in Transoxiana, l'elemento mongolo invasore si era fuso con alcune tribù turche che si trovavano lì, in Transoxiana, in Uzbekistan, formando quel crogiuolo di turco-mongoli che era qualcosa di tipico in molti posti, non soltanto lì, che iniziarono ad essere chiamati a chiamare se stessi tatari. Quindi anche in Transoxiana abbiamo un popolo misto di turco-mongoli che vengono chiamati tatari, anche se per secoli gli occidentali deformeranno questo nome, li chiameranno tartari, forse sicuramente in affinità con il tartaro, cioè con l'inferno, perché evidentemente pensavano che solo dall'inferno potevano essere spuntati questi guerrieri crudelissimi, questi guerrieri terribili.
quindi i Tatari. Ricordate che anche il Khanato di Crimea, uno dei 4 Khanati in cui si divide l'impero mongolo, il Khanato di Crimea, era chiamato il Khanato dei Tatari, no? Anche lì erano turco-mongoli, erano tatari di Crimea. I mongoli, ne abbiamo già parlato, tranne nella parte cinese del loro impero, tutti i Khanati mongoli si erano comunque convertiti all'Islam, d'accordo? Si erano convertiti all'Islam sunnita, quindi anche Tamerlano era musulmano, d'accordo? Era islamico come un po' tutti gli abitanti dell'Uzbekistan, della Transoxiana. Erano già stati islamizzati. Ora Tamerlano rende i pastori, gli agricoltori e i mercanti della Transoxiana degli imbattibili guerrieri. Questo non era mai successo in precedenza. La regione della Transoxiana era sempre stata una regione tranquilla, una regione dedita a traffici, a commerci. Semmai era stata conquistata, non è che avesse conquistato altri popoli, altre entità politiche. Invece Tamerlano rende la Transoxiana, Samarcanda, un posto di imbattibili guerrieri. Allora, che cosa fa? Tamerlano è nato nel 1336, appunto a Samarcanda. Tamerlano inizia una serie di campagne militari che sono sempre coronate dal successo. I tatari della Transossiana occupano l'Iran dal 1380 al 1388, occupano l'Iraq e la città di Baghdad. Baghdad viene, pensate, viene devastata, gli abitanti di Baghdad vengono massacrati ben 2 volte, nel 1393 e nel 1401. Queste sono le 2 date del saccheggio di Baghdad. Baghdad era, lo sapete, l'antica, ormai decaduta capitale del califfato islamico, quando il califfato islamico non si era ancora disgregato in tanti stati e staterelli. Era la capitale del califfato degli Abbasidi. Baghdad era già stata umiliata, era già stata conquistata sia dai turchi selgiucidi prima, sia dai mongoli dopo, ma adesso viene completamente devastata. Sapete cosa faceva Tamerlano? Utilizzava la strategia del terrore, proprio come Gengis Khan e i suoi discendenti dell'impero mongolo. Questa strategia del terrore aveva un metodo veramente singolare. Cosa faceva Tamerlano? Tamerlano costruiva delle piramidi con dei cadaveri, pensate, calcificati, o con delle ossa umane, per esempio crani o altre ossa degli scheletri umani, ma a volte proprio con i cadaveri che venivano con una sorta di calce in maniera macabra e terribile, attaccati l'uno all'altro. Formavano delle piramidi altissime con decine, centinaia di cadaveri, uno spettacolo veramente orrendo, macabro. Ovviamente queste piramidi umane venivano costruite dove? In prossimità delle mura delle città che Tamerlano man mano assediava. Capite? Gli abitanti di queste città sapevano, cioè si spaventavano vedendo queste piramidi di esseri umani o di crani umani calcificati. Sapevano che arrendendosi avrebbero avuto salva la vita. Invece, se avessero voluto continuare a sostenere l'assedio, una volta sconfitti, sarebbero stati tutti quanti massacrati, la loro città distrutta. Effettivamente Baghdad, come altre città, si arrende, lascia entrare Tamerlano senza combattere e quindi Tamerlano la risparmia inizialmente. Però poi Baghdad si ribella all'occupazione delle truppe di Tamerlano e quindi viene devastata per 2 volte, d'accordo? Viene devastata per 2 volte. La cosa poi singolare è che il Tamerlano, cioè la maggior parte dei paesi che lui devasta, distrugge, conquista,
sono paesi musulmani, d'accordo? Sono paesi islamici come lui, cioè la maggior parte dei danni Tamerlano, pur essendo musulmano, li ha arrecati appunto a entità politiche musulmane. Quindi una cosa simile infatti avviene nel 1400, perché nel 1400 lui attacca i Mamelucchi, d'accordo? La dinastia araba, all'epoca decisamente più potente. I Mamelucchi erano egiziani, però oltre all'Egitto possedevano altri territori come la Siria. E nel 1400 Tamerlano distrugge sia Aleppo sia Damasco, due città importantissime della Siria, quindi conquista anche la Siria togliendola ai Mamelucchi. Nel 1402, è quello che stavamo dicendo prima, Tamerlano penetra in Anatolia, quindi invade i territori degli Ottomani. Gli Ottomani che fino allora erano invincibili e come vi ho detto da 2 anni stavano assediando Costantinopoli, drammatico assedio, abbandonano l'assedio di Costantinopoli, ovviamente vengono distolti, come vi ho detto prima, per poter fronteggiare l'arrivo di Tamerlano, ma subiscono la loro prima sconfitta, gli ottomani, la sconfitta di Ankara, una battaglia che si svolge presso Ankara o Ankara, sapete, nella Turchia centrale. Attualmente si tratta della capitale della Turchia. Il sultano ottomano Bayazid, che fino ad allora aveva ottenuto tantissimi successi e conquistato tanti territori, subisce una sconfitta durissima, durissima presso Ankara. I territori degli ottomani in Anatolia sono disfatti, sono saccheggiati, viene proprio devastato l'impero ottomano che da poco si era formato, conquistando ormai tutta l'Anatolia, tranne ovviamente Costantinopoli, l'unica città, la capitale, che resisteva dell'impero bizantino. Ma in realtà Tamerlano veramente attaccò tantissimi popoli in tutte le direzioni. Ovviamente il suo scopo era quello di ricostituire l'impero mongolo, di ricostituire l'impero mongolo. Tamerlano si considerava, non c'è alcuna certezza che questo sia vero, discendente di Gengis Khan, un parente, un discendente di Gengis Khan, e voleva ovviamente rinnovare ai fasti la potenza dell'impero mongolo. Pensate che nel 1398, prima della sconfitta, prima della sconfitta degli ottomani ad Ankara, una spedizione dell'esercito di Tamerlano era penetrata addirittura in India e aveva conquistato e distrutto in maniera selvaggia la città di Delhi in India, città che a differenza di altre non aveva voluto arrendersi di fronte all'assedio e quindi viene saccheggiata e devastata. E qual è il problema dell'impero di Tamerlano? L'impero di Tamerlano diventa grandissimo, però in realtà è molto debole da un punto di vista amministrativo. A differenza di altri conquistatori e a differenza di quello che avevano fatto gli stessi mongoli, Tamerlano non si preoccupa più di tanto di dare una vera unità politica, una solidità amministrativa ai territori conquistati, di farne una vera unità, di farne un vero impero che può durare nel tempo. Lui praticamente si divertiva ogni primavera e estate a fare una campagna militare, distruggendo tutto, eccetera. Poi però spesso, attenzione, poi si ritirava a svernare a Samarcanda, che era l'unico posto che gli piacesse, la sua città natale, spesso abbandonando i territori conquistati e devastati, senza fare granché per inserirli all'interno di uno Stato davvero organizzato. La stessa cosa fece con l'Anatolia. L'Anatolia era completamente distrutta, ma insomma Tamerlano non la inserì all'interno, non la inserì propriamente all'interno del suo impero, non si preoccupava di organizzare e di unificare e di governare le sue conquiste, i territori conquistati,
spesso poi li distruggeva, distruggeva e poi si ritirava sempre, sempre per un periodo dell'anno a Samarcanda. Vuole ricostituire l'impero dei Mongoli e quindi deve conquistare la Cina, come avevano fatto i Mongoli. Nel 1405 Tamerlano sta per partire per una spedizione per sottomettere la Cina che lui vuole ovviamente convertire anche all'Islam. Per il momento Tamerlano, come vi ho detto prima, ha devastato e conquistato quasi esclusivamente stati islamici, d'accordo? Ok, alcuni magari non gli piacevano perché per esempio l'Iran era sciita, mentre invece lui era musulmano sunnita, però comunque aveva devastato stati islamici, stati che erano abitati da popoli della sua stessa religione, e invece lui adesso vuole fare una jihad, conquistare la Cina all'Islam, convertire i cinesi. Tamerlano muore improvvisamente per motivi non chiari, improvvisamente poco prima di guidare questa spedizione. Quindi questa spedizione non si fa, Tamerlano muore e l'impero di Tamerlano dopo di lui, per i motivi che ho detto prima, si disgrega molto facilmente. I suoi successori non sono in grado assolutamente di tenere in piedi questo impero. Già dopo 35 anni, nel 1440, l'impero di Tamerlano, che era grandissimo, si disfa velocissimamente. C'è una cosa da dire, c'è un popolo particolare, appunto i persiani, che iniziano anche a essere chiamati iraniani, Persia o Iran. I persiani portano avanti una lunga guerra di indipendenza dopo la morte di Tamerlano contro i tatari della Transoxiana. I persiani saranno però invasi da altre tribù turche, però attenzione, alla fine del 400 i persiani torneranno dopo molto tempo indipendenti e potenti e saranno pronti a sviluppare, a portare avanti un'altra dinastia e una politica di potenza, anche se pure i persiani finiranno per combattere e per essere in parte sconfitti dagli ottomani. Ma vedremo insomma il risorgere del regno persiano in un altro argomento. Quindi va bene, così finisce abbastanza velocemente, come dire, l'avventura di Tamerlano. Allora, continuiamo a parlare dell'espansione, d'accordo, dell'espansione degli ottomani. Però prima di farlo, lo so che la storia è un pochino complicata perché iniziamo a parlare di tanti popoli e in particolare la Lituania. La Lituania, pensate, è l'ultimo popolo europeo che si cristianizza. I cavalieri teutonici, ve li ricordate, con le loro crociate del Baltico erano riusciti a sottomettere e a convertire al cristianesimo, al cattolicesimo tanti popoli, ma non i lituani, la Lituania. La Lituania era ancora pagana, pensate, i possenti guerrieri della Lituania erano ancora pagani alla fine del 300, alla fine del XIV secolo. Sono dei guerrieri veramente invincibili. Alla fine del XIV secolo hanno devastato e occupato molti territori, tra cui una parte della Russia bianca e dell'Ucraina, compresa l'importantissima città di Kiev. Quindi abbiamo una Lituania che si espande verso la Bielorussia e verso l'Ucraina, diventa un regno molto grande. Quindi i lituani sconfiggono ripetutamente il Kanato dell'Orda d'Oro. Vi ricordate? Un altro dei Kanati in cui si era diviso l'impero mongolo. Il Kanato dell'Orda d'Oro viene sconfitto ripetutamente dai lituani e viene
i tatari, anche questi erano tatari come quelli di Tamerlano in Transoxiana in Uzbekistan, il Khanato del Nord Adoro viene respinto a est del fiume Dniepr. La svolta avviene con un sovrano della Lituania della famiglia degli Jagelloni, una famiglia che avrà molta importanza nella storia, Jagelloni. Allora, questo si chiama Ladislao Jagellone. Ladislao è un tipico nome lituano. Ladislao Jagellone, della famiglia appunto della dinastia jagellonica dei Jagelloni. Cosa succede? Che nel 1385 questo sovrano di Lituania, Ladislao Jagellone, sposa la figlia del re di Polonia. Pensate che il re di Polonia in quel momento era Luigi d'Angiò. Voi direte, ma che c'entrano i francesi angioini con il regno di Polonia? Ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato degli angioini in Italia meridionale, ok? Nel regno di Sicilia e di Napoli. Gli angioini spesso si facevano eleggere re di Ungheria oppure re di Polonia, cioè consideravano la Sicilia e Napoli il regno di Sicilia e il regno di Napoli, l'Italia meridionale, soltanto come un trampolino di lancio per conquistare altri regni. Abbiamo detto prima, l'abbiamo detto tante volte, lo ripeto comunque, che la Polonia, come la Boemia e come l'Ungheria che abbiamo visto prima, era una monarchia elettiva e vi ho spiegato anche perché spesso i nobili del luogo eleggevano un re straniero, volevano continuare a spadroneggiare, ad avere un forte potere, non volevano un sovrano forte, ereditario, un sovrano ereditario dinastico sarebbe diventato forte e continuavano quindi a eleggerlo e spesso eleggevano un sovrano straniero che magari non conosceva neanche la lingua del posto, non risiedeva neanche in quel posto, quindi avevano eletto Luigi d'Angiò, d'accordo? Luigi d'Angiò, re di Polonia, aveva una figlia e questa figlia viene sposata da Ladislao Jagellone nel 1385. Risultato, Ladislao Jagellone nel 1386, l'anno dopo, diventa anche re di Polonia. Questo è importantissimo. Si costituisce un'unione tra Lituania e Polonia, uno stato che ha per lungo tempo verrà indicato come Lituania-Polonia col trattino, d'accordo? Poi sarà chiamato soltanto Polonia. Quindi il primo Jagellone, re di Lituania, che diventa anche re di Polonia. Molti non lo sanno, ma per secoli, per moltissimo tempo, fino alla fine del Settecento, la Polonia era unita con la Lituania, cioè il regno di Polonia possedeva la Lituania, anzi storicamente era avvenuto il contrario, cioè era stato il regno di Lituania che aveva in qualche modo inglobato il regno di Polonia. Il sovrano della Lituania e la dinastia della Lituania, gli Jagelloni, erano diventati anche re di Polonia e resteranno re di Lituania-Polonia di Polonia per un certo tempo, tempo non indifferente. La Polonia era un paese profondamente cristiano, quindi forse avete già capito, Ladislao Jagellone si converte al cristianesimo e costringe ovviamente per legge tutti i lituani a convertirsi al cristianesimo. La Lituania-Polonia è fortissima militarmente, ma sarà anche uno stato molto apprezzabile da un punto di vista politico, anche da un punto di vista culturale. Nel 1410 la Lituania-Polonia degli Jagelloni sconfigge i cavalieri teutonici. È una brutta sconfitta per i cavalieri teutonici, che infatti sarà il preludio al declino definitivo dell'Ansa tedesca, delle città tedesche sul Mar Baltico e sul mare del Nord. È la sconfitta nella battaglia di Tannenberg. I cavalieri teutonici sono sconfitti dalla Lituania-Polonia. Pensate che la Lituania-Polonia conquista la Prussia orientale e altri territori tedeschi, altri territori con popoli tedeschi parlanti tedesco, d'accordo? Quindi la Polonia è stata così forte
nel 400, lo sarà anche nel 500 e molti questo lo ignorano perché non si studia, non so perché, la storia della Polonia, la storia dell'Europa orientale, è stata così forte da conquistare pezzi di Germania, pezzi di Germania. La Prussia occidentale, ma soprattutto la Prussia orientale per secoli resteranno isole di cultura, di popolazione di lingua tedesca inglobate all'interno del mondo slavo, sottomesse, unite al regno di Polonia, di Lituania, Polonia. E cosa succede? Queste sono monarchie elettive, abbiamo visto Ungheria, Polonia e Boemia, si intromettono gli Asburgo. Ricordate che gli Asburgo d'Austria spesso cercavano di conquistare territori attraverso matrimoni diplomatici, ovviamente matrimoni combinati, avevano la politica matrimoniale come arma principale della loro espansione. Nel 400 gli Asburgo d'Austria, gli Asburgo a Vienna, che hanno prestigio e potere dal fatto, ricordate, che vengono eletti uno dopo l'altro, vengono sempre eletti imperatori di Germania, anche l'impero di Germania, ripeto, l'ho detto mille volte, è elettivo, non è ereditario, ha proprio quella tradizione dell'Europa orientale come la Boemia, come l'Ungheria, come la Polonia. Anche l'impero tedesco sarà sempre elettivo, anche se ogni volta, sempre per secoli viene eletto un Asburgo d'Austria, tuttavia deve essere eletto. Allora, gli Asburgo d'Austria cercano di essere eletti re di Boemia, re d'Ungheria, infatti ce ne sono due che riescono a essere eletti re di Boemia e re d'Ungheria, Alberto I d'Asburgo d'Austria e Federico III d'Asburgo d'Austria. Siamo appunto nell'Ottocento. Questa politica però degli Asburgo per ora fallisce, per ora, La Boemia, uscita dalle guerre ussite, guerre molto travagliate, ne abbiamo parlato in un altro argomento, si stabilizza nel 1458 con un re nazionale e non eleggerà più per il momento la Boemia, per il momento non eleggerà più come re un Asburgo d'Austria. La stessa cosa vale per l'Ungheria. L'Ungheria, dopo aver letto un paio di Asburgo d'Austria, decide di eleggere un re nazionale che sarà un re molto forte. L'ultimo re forte, veramente pregevole e apprezzabile dell'Ungheria, prima della catastrofe e della sconfitta che anche l'Ungheria subirà dall'impero ottomano. E quindi è ovviamente Mattia Corvino, un personaggio ancora molto, molto celebrato in Ungheria, molto, molto amato anche adesso dagli ungheresi. Mattia Corvino regna in Ungheria per un periodo molto lungo, dal 1458 fino al 1490. Quindi non solo gli Asburgo d'Austria non riescono a conquistare Boemia e Ungheria, ma palesano la loro debolezza. Pensate che Mattia Corvino non solo riesce militarmente a respingere gli assalti degli Asburgo d'Austria, ma nel 1485 conquisterà e metterà a sacco Vienna. Quindi l'Ungheria riesce a conquistare l'Austria e metterla a sacco, un'umiliazione per gli Asburgo che devono ovviamente rinviare i loro propositi di conquista della Boemia e dell'Ungheria. Riusciranno in seguito gli Asburgo a conquistare la Boemia e l'Ungheria? Molti di voi sanno già la risposta, che vedremo in un successivo argomento. Quindi vedete, parliamo di questi popoli dell'Europa orientale, anche se sembra un po' dispersiva la cosa, tanti popoli, tanti nomi, a volte un po' strani, perché questi popoli dell'Europa orientale, tutti quanti entrano in contatto con l'impero ottomano, quindi man mano che l'impero ottomano sale nei Balcani e aumenta i propri possedimenti, parliamo dei popoli che regolarmente verranno sconfitti dall'impero ottomano. L'impero ottomano, ricordate, l'abbiamo lasciato dopo la tremenda sconfitta di Ankara da parte di Tamerlano, però Tamerlano poi si era ritirato e insomma non aveva inglobato, abbiamo visto, l'Anatolia nel suo impero, ci vuole poco affinché
Gli ottomani in Anatolia si riorganizzano nel 1420, gli ottomani si sono già riorganizzati dopo lo schiaffo preso da Tamerlano, sono di nuovo in piedi, sono di nuovo potenti e quindi iniziano nuovamente a conquistare Costantinopoli. Ormai gli ottomani sono sulla linea di confine dell'Ungheria, continueremo a vedere la loro espansione, la loro vittoria, le loro vicende in Europa orientale e non solo in Europa orientale, e le vicende poi appunto di questi popoli slavi o magiari dell'Europa orientale nella prossima video lezione. Per ora ci fermiamo qui. Volete sapere che cosa fanno gli ottomani dopo il 1420? Continuano a vincere oppure no? La risposta è scontata. Ne parliamo nella prossima video lezione. Per adesso grazie, arrivederci.